Ciao a tutti e benvenuti, io sono Angela e questo è Exoda Record. Oggi in questo video andremo a sfogliare insieme il catalogo dello Scarabeo 2026. I miei appuntini sono pronti per poter essere quanto più precisa possibile. Vi ricordo che in descrizione trovate il link al PDF del catalogo per poterlo scaricare e poterlo visionare con tutta calma e siamo pronti per partire. Qui troviamo la copertina, quindi la prima pagina dove ovviamente c'è la carta del matto che troveremo successivamente e che appunto è il protagonista di un mazzo delle novità di quest'anno. Andiamo alla pagina successiva. Qui troviamo una presentazione del SEO dello Scarabeo Mario Pignatello, che approfitto per salutare, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere qualche anno fa al Lucca Comics. Non ve lo sto a leggere, essendo un po' lunghetto, appunto potrete con comodo farvi una bella lettura. Procediamo e andiamo avanti. Troviamo la prima novità, il Japanese Art Nouveau Tarot di Marga Biazzi e Deborah Mayfair. È una bellissima novità che in pratica io ho avuto anche lei il piacere di conoscerla a Lucca Comics. Vi mostro anche altri mazzi che ha creato, il Yokai Tarot e l'Oracle of the Chimeras. Ovviamente vi lascio i link in descrizione per le video recensioni e anche il link per acquistarli. Vi posso già dire che questo mazzo uscirà a maggio, precisamente l'11 maggio, quindi lo aspettiamo con trepidazione. Passiamo adesso alla pagina successiva dove troviamo Anima Tarot. Questo è un mazzo di Anna Oginski e Catherine Asterdis, molto bello, a me piace tantissimo questa grafica. Vi mostro anche un altro mazzo che ho, le Romantic Lenormand, anche di questo trovate in descrizione il link alla videorecensione e per acquistarlo. Vi posso dire che questo uscirà anche a maggio, l'11 per la precisione. E adesso procediamo con l'altra novità. Qui troviamo il Silver Witchcraft Tarot. In realtà non è proprio una novità, cioè la novità sta nel fatto che hanno modificato la confezione, hanno anche il cartoncino sembra essere più spesso, quindi è stato modificato qualcosa. È una specie di riedizione, anzi, sicuramente vedendo che le carte hanno il bordo argentato, ecco, questo è sicuramente molto bello. Vi mostro. Ovviamente io ho la versione in italiano, i tarocchi delle streghe d'argento. E procediamo adesso con la pagina numero 4. Ovviamente troviamo, eccola qui, ve la mostro, di Vicky Lester. Questo, siccome uscirà ad ottobre, sicuramente sarà un acquisto al prossimo Lucca Comics. Molto bello, molto interessante. La grafica è essenziale e quindi i simboli possono essere molto utili nell'interpretazione, quindi sono molto curiosa di conoscerlo. Poi passiamo alla quinta pagina. Ecco, questo è molto interessante. Frank Frazetta, Fantasy Tarot. Ovviamente Frank Frazetta, per chi non lo dovesse conoscere, è stato un illustratore e pittore statunitense scomparso nel 2010. Si può dire padre della fantasy art e ha creato delle copertine importanti di Conan il Barbaro, Vampirella, diciamo, eccetera. Quindi vi invito a scoprirlo. Quindi questo sono molto 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 curiosa, che questa uscita a ottobre, quindi sicuramente sarà uno degli acquisti al Lucca Comics. Passiamo alla sesta pagina. Ecco, questo è molto interessante, siccome
Ho già un mazzo dell'artista Federico Salis e il libretto è stato curato da Alice Mastroleo. Abbiamo il Supernova. Anche questo vi lascio il link in descrizione, sia per vedere la video recensione che per acquistarlo. Quindi sono molto affascinata dall'arte di Federico Salis e quindi sono molto curiosa di conoscere questo mazzo. Andiamo avanti con la pagina successiva dove troviamo una novità di quest'anno ma che è già uscito a gennaio, è il Genus Tarot, proprio per il 250° anniversario di Jane Austen e ve lo mostro perché già ce l'ho e trovate anche di questo la video recensione e il link per acquistarlo. Eccolo qui. Adesso passiamo avanti. Ah, ovviamente questo è di Lola Airaghi, l'artista che l'ha creato. Andiamo avanti con l'ottava pagina, dove troviamo un'uscita a giugno. È di Mirko Andreoli. Non conosco, ma sicuramente andrò a approfondire quest'artista, sicuramente già vedendo l'anteprima di alcune carte può essere molto molto interessante. Passiamo alla prossima pagina dove troviamo sempre uscita a giugno Cromatica Tarot. Ecco, sono molto colpita, a me piace questo genere, sicuramente anche alcuni estimatori di questo stile potranno apprezzarlo. È molto particolare come mazzo di Federico Babina, so che è un illustratore e architetto. E, lo stile grafico è influenzato dalla scuola Bauhaus, surrealista e avanguardista, diciamo, ovviamente, molto 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 particolare. E adesso, questo ovviamente è uscito a giugno, forse già l'ho detto, ma lo ripeto, e andiamo avanti con un'altra novità, Fabio Visintin, Morgan Le Fay Tarot, questo molto, molto interessante, direi mitologico come tema, e quindi tutto, assolutamente tutto da scoprire, uscita a settembre 2026 e so che Fabio Visentino ha creato un altro mazzo che io al momento non ho, il Circe Tarot, e quindi da prendere in considerazione. Passiamo alla prossima pagina. Questa è una novità che uscirà a settembre di Davide Corsi, illustratore ovviamente, che ha creato tantissimi tantissimi mazzi. Ovviamente io vi mostrerò solo quelli che ho io effettivamente. E allora partiamo con il Ghost Tarot, Tarocchi dei fantasmi, con i tarocchi dei vampiri della notte, i tarocchi della chiave pittorica, tarocchi degli elfi. E invece questi altri due mazzi potete vedere sia le video recensioni sia anche il link per acquistarli in descrizione. Troviamo il Gregory Scott, questo mazzo di tarocchi, e poi delle Lenormand, le Fairy Lenormand. Eccole, ma vi invito a scoprire tutti gli altri mazzi che ha creato perché ne sono veramente tanti e di questo sono molto molto curiosa di conoscerlo. Quindi procediamo con l'altra pagina. Pagina 12, abbiamo un'uscita a febbraio. In realtà non sono proprio delle novità, sono delle versioni mini di tarocchi già usciti precedentemente. Quindi abbiamo l'Even ed Earth Tarot e il Runic Tarot. Molto interessante perché è proprio una versione piccola, piccola, mini, tascabile, effettivamente. E uscita a febbraio, tutte e due a febbraio. E, andiamo avanti, qui troviamo altre novità quando uscita a giugno e poi a novembre. Sono edizioni numerate, quindi mazzi storici
Qui sono state curate da Giordano Berti, storico e famosissimo creatore di tanti libretti, appunto tra i quali proprio questo tarot e proprio questi tarot e Telia e Tarocchi Fini Montecchi. Giordano Berti, ho avuto l'onore di conoscerlo e che saluto e ringrazio se dovesse vedere questo video. Poi passiamo all'altra pagina, scusate, stavo andando un po' troppo oltre. 14 abbiamo la chiave pittorica. Ecco, secondo me questo è un mazzo che non deve assolutamente mancare nella propria collezione. È tratto dal classico originale del 1909. Qui abbiamo una bella confezione, quindi rivisitato in questo modo, uscita ad ottobre, e dove troveremo allegato il libretto originale proprio della chiave pittorica scritta da Arthur Edward Waite. E passiamo adesso alla pagina successiva. Ecco, questo molto molto interessante, il Fantaland Tarot di Riccardo Cavolo. Ed è molto interessante perché ha la grafica abbastanza particolare e originale, sicuramente non scontata, quindi tutta da conoscere. Adesso passiamo alla successiva, dove troviamo un'altra novità. È un mazzo storico, effettivamente. Le istruzioni sono di Giordano Berti. È uno degli esemplari sopravvissuti dei tarocchi dei Visconti e che è stato restaurato da Mattia Dauge. Quindi molto interessante, secondo me un ottimo regalo da fare proprio a Natale, visto che esce a novembre, ci siamo anche con le tempistiche. Poi passiamo al successivo. Ecco, qui abbiamo il Goddess Astrology di Tarna Ellis. Questo è un oracolo. Io ho già fatto la video recensione, quindi potete vederla. Non solo questa video recensione, e potete anche prendere a vedere l'Earth Woman Tarot, sempre di Tarnellis, e ovviamente vi mostro il Goddess che io già ho e che sto utilizzando. Quindi vi ricordo sempre che in descrizione trovate i link per le video recensioni e per acquistarli. E ovviamente adesso passiamo ai prossimi, quindi sono sempre degli oracoli. Pagina 18, quindi abbiamo la Vie en Rose di Virginie Cochet, molto interessante anche nella grafica, e poi troviamo l'Eling Oracle Cards di Giulia Rosa. Quindi ecco, anche questi invito, diciamo, se volete conoscerli, ad aspettare appunto ad ottobre. Per me potrebbero essere dei possibili acquisti effettivamente anche al prossimo Lucca Comics. Andiamo avanti, dove troviamo questo è un altro oracolo di Linda Owe, Akashic Connection Cards. In pratica si parla della connessione dei registri akashici, eccetera. Molto molto interessante. Questo è stato realizzato da Federica Casagrande. Invito a conoscerla anche come artista. Io ho un mazzo di tarocchi che lei ha già creato, l'Astral Tarot. Anche questo vi invito a vedere la video recensione che ho già creato, e trovate anche il link per acquistarlo. E passiamo all'ultima pagina degli oracoli. Troviamo il Femfolk Oracle Card di Annette Pierso. Qui diciamo anche questa in uscita a ottobre. Diciamo che qui si conclude questa puntata. Ovviamente non si conclude il catalogo, non finisce qui, perché nel resto trovate libri, oggettistica e gli altri mazzi che sono già usciti, quindi che potete acquistare. Vi invito a sfogliarlo, perché vi ricordo che trovate il link in descrizione al PDF.
Vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate, quale mazzo vi ha colpito in modo particolare e ovviamente siccome ci tengo alla vostra opinione, per me è importante perché potrebbe orientare i miei prossimi acquisti. Io cercherò di comprarli quasi tutti ovviamente. Si conclude questa puntata, io vi ringrazio per avermi seguita e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!